Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis. Io sono Simona, per chi ancora non mi conosce, benvenuti ai nuovi iscritti. Finalmente oggi vi mostrerò l'attesissimo bolerino che sto proprio indossando adesso. Questo progetto insieme ad altri sono stati realizzati in occasione della grandissima fiera a Colonia e dopo qualche mese rieccomi qui con il pattern gratuito. Ho utilizzato una combo filati straordinaria di Borgo dei Pazzi Firenze. Sto parlando proprio del filato Sira e del filato Amore Drago, e qualche tempo fa lo abbiamo visto in azione con la realizzazione della borsa Sherry. È stata proprio lei ad ispirare il bolerino, sia perché ha utilizzato il filato Drago in un'altra tonalità di colore, sia perché ho ripreso lo stesso punto di lavorazione, ovvero il punto Prada che ho rivisitato allora in maniera traforata. Comunque, per questo progetto ho utilizzato ben 4 gomitoli da 50 grammi di filato Sira. Stiamo parlando di un 70% bambù e un 30% seta, infatti è morbidissimo e scorrevole al tatto e tra l'altro proprio addosso non si sente, come se non stessi indossando nulla praticamente. Più o meno vi sono 150 metri di filato stesso, uncinetti consigliati 3,5, 4,5, ma io ho utilizzato l'uncinetto numero 5 perché ho lavorato i due capi insieme. Ho utilizzato ben 4 tonalità diverse, vi scrivo qui sullo schermo il codice di ciascun colore, quindi un bellissimo blu, un bellissimo azzurrino, un bellissimo verde ed infine un verde acqua. Ma se vi ricordate, avevo già realizzato un altro prototipo di bolerino che è un po' diverso rispetto a questo per via della manica, è un po' più lunga e anche a campana. Ho cercato di differenziare un po' i due progetti perché sicuramente questa primavera, quasi estate, indosserò i due progetti, quindi mi piaceva l'idea di differenziarli leggermente, non solo per colore ma anche per modello. Ma nel corso del tutorial vi mostrerò come realizzare questa manichetta quasi a campana. Queste le tonalità di colore utilizzate per il primo prototipo, quindi abbiamo delle tonalità di verde, di beige, di marroncino, con Amore Drago nella tonalità sabbia dorata 03. Anzi, a tal proposito vi invito a farmi sapere quale dei due progetti preferite, più che altro quale delle due tonalità preferite. Già su Instagram vi ho lanciato questa domanda, quindi sola risposta, adesso rispondetemi proprio voi. Andiamo invece al filato Drago, una new entry appunto, è un filato nuovissimo, trasbrilluccicoso, potete anche notarlo, brilla di luce propria. Questa volta ho utilizzato la colorazione 13, azzurrino con lurex argento, che si sposa benissimo con le tonalità di colore che ho scelto per questo bolerino. L'Amore Drago è una composizione del 70% cotone rigenerato, 18% poliestere, 12% fibra metallica. Gli uncinetti consigliati sono il 2 ed il 3, ogni gomitolo è costituito da 50 grammi di filato e vi sono più o meno 200 metri di filato stesso. Entrambi i filati hanno una resa altissima. Tra l'altro stavo dimenticando a dirvi una cosa importantissima, per chi se lo stesse chiedendo, Amore Drago è perfetto non solo per realizzare accessori ma anche capi di abbigliamento, perché non pizzica, non punge assolutamente a contatto con la pelle, e io per esempio ne sono una prova. Personalmente a me non punge né pizzica, quindi secondo il mio modesto parere può essere con tutta tranquillità indossato perché non dà alcun fastidio. Poi ovviamente questa è una mia opinione personale, ci tengo a sottolinearlo perché non tutti siamo uguali, però non posso che darvi questa recensione super positiva. Anzi, se provate a replicare lo stesso progetto o altri progetti e utilizzerete Amore Drago, fateci sapere la vostra, insomma, mandateci i vostri feedback. Lavorazione del bolerino piuttosto semplice e veloce, vi mostrerò tutto passo passo come sempre. Anche qui le principianti possono eseguire lo stesso schema con tutta la tranquillità del mondo. Vi ricordo che potete reperire questi due filati sempre 100% made in Italy, prodotti e rivenduti dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze, sul loro sito
amiche ed amici, parla la Momi dal futuro. Ho appena preso una notizia favolosa, codice sconto pazzesco, ne dovete assolutamente approfittare. Se inserite al checkout il codice sconto DRAGOSIRA, non solo riceverete il 15% di sconto, ma al di sopra dei 50 euro di spesa avrete la spedizione in omaggio gratuita. Quindi cosa aspettate? Approfittatene! Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per avermi ascoltata, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità, per non perdervi il prossimo progetto che andrà online lunedì, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete. E se ancora non mi segui, cosa aspetti? Seguimi anche su Instagram, su Facebook, per non perderti i vari retroscena, le varie anteprima, insomma momenti di vita quotidiana, stiamo un po' in compagnia anche lì. A questo punto sigla! Per questo progetto taglia S utilizzerò esattamente 4 gomitoli in 4 sfumature diverse di Sira e 4 di Drago. Partirò esattamente dalla tonalità più scura, ovvero questa, la colorazione 16, e lavorerò a 2 capi entrambi i filati. Farò lo stesso per tutti gli altri colori. Prelevo sempre dal centro del mio gomitolo il filo. In questo modo lavorerò in maniera comoda. Stessa cosa farò con il filato Drago. Ecco qui, vi consiglio di fare allo stesso modo. Uncinetto di lavorazione numero 5. Sull'etichetta del Sira viene consigliato il 4,5. Considerando che sto lavorando a 2 capi, utilizzerò il 5 perché ho trovato un giusto compromesso, ma vi consiglio di fare delle prove. Mi sono trovata abbastanza bene col 5. Faccio un cappio e avvio una serie di catenelle che nel mio caso saranno 62, che corrispondono a 44 cm. Per personalizzare il progetto, in base alla vostra taglia, dovete prendere in considerazione la distanza che c'è tra una spalla e l'altra, è quella che ho preso io nel mio caso, quindi 44 cm. 14, 15, 16, 17, 18, 61, 62esima catenella. Durante la prima riga andremo a lavorare soltanto un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale semplicemente di 61 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e così via fino all'ultima catenella. 60, 61esimo ed ultimo punto. Perfetto. Dopo aver fatto la catenella giriamo il nostro lavoro e andremo avanti con il punto di lavorazione prescelto. Io ho pensato di abbinare questo progetto alla borsa Cherie che ho realizzato qualche mese fa, adesso non ricordo, realizzata con il filato Drago. Lì avevo rivisitato il punto Prada, l'ho rivisitato in maniera traforata, quindi riporteremo quel punto di lavorazione su questo progetto. Un punto di lavorazione semplicissimo ma molto d'effetto, che si sviluppa in questo modo e che è multiplo di 3. Quindi in base alle catenelle che andate a realizzare per sviluppare la vostra taglia, considerate un multiplo di 3 più 1. Non a caso io mi ritrovo 60 catenelle, quindi 60 più 1, 60 è il multiplo di 3 e 1 è la catenella che mi occorre perché andremo a chiudere a punto basso. Innanzitutto nel primo punto vado a lavorare semplicemente un punto basso più 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Prendo il filo e sempre nello stesso punto aggiungo 2 punti alti. 1 e 2 per un totale di 3 punti alti. Per la borsa Cherie ho fatto più punti alti, ma soltanto perché il filato era più sottile rispetto ad ora. Considerando che adesso sto lavorando a 2 capi, lo spessore aumenta, no? Adesso salto 2 punti, vado nel terzo punto e ripeto la stessa operazione di prima. Un punto basso
2 catenelle, riprendo il filo e sempre nello stesso punto lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Guardate che meraviglia, la colorazione 13 drago sta perfettamente con la colorazione 16 sira, bellissimo. Credo mi piaccia di più questa tonalità di colore rispetto al bollerino già realizzato in verde e beige. Saltiamo sempre 2 punti sottostanti, nel terzo ripetiamo un punto basso, 2 catenelle, riprendiamo il filo e sempre nello stesso punto lavoriamo 2 punti alti. E praticamente andremo avanti così per tutta la riga. Super semplice e veloce. Vedrete che farete questo bollerino in un attimo. Anche se realizzate una taglia M o L, XL e così via, finirete sempre in fretta il lavoro perché risulta abbastanza scorrevole. Seconda catenella, 2 punti alti, 1 e 2. Al termine della riga ci rimarranno gli ultimi 3 punti. Ne saltiamo 2 e andiamo a chiudere appunto la riga con un punto basso normalissimo. Catenella, giriamo il nostro lavoro e anziché andare a lavorare sempre allo stesso punto di lavorazione, quindi il punto Prada, andiamo a lavorare dei punti bassi e degli archetti. Ecco perché nella borsa Cherie ho rivisitato il punto, perché la seconda riga si sviluppa esattamente in questo modo. Nel primo punto facciamo un punto basso, dopodiché facciamo 2 catenelle e nelle 2 catenelle che avevamo fatto nella riga precedente entriamo e facciamo un punto basso. E di nuovo 1, 2, quindi archetto, 2 catenelle. Vedete, è super scorrevole il punto di lavorazione, per questo finirete in fretta. Quindi punto basso, guardate che bellissimo effetto. Continuo, 2 catenelle, entro nell'archetto, un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, 1, 2, un punto basso nell'archetto, 1, 2, un punto basso nell'archetto. E continuiamo così per tutta la riga, anche in questo caso. Un punto basso nel penultimo archetto, ultime 2 catenelle e andiamo a chiudere nell'ultimo archetto con un punto basso. Ecco qui. Poi per andare avanti basterà fare una catenella, girare il lavoro e ripetere queste prime 2 righe fatte insieme. Punto Prada più punto basso con archetti. Un punto basso, faccio le ultime 2 catenelle e vado a chiudere nelle 2 catenelle che mi rimangono. Ok, a questo punto posso effettuare il cambio colore. Se vi va, possiamo anche staccare questi 2 fili, anche se poi li dobbiamo riprendere dopo gli altri 3 blocchi fatti con gli altri 3 colori. Però dai, non fa niente, possiamo anche staccare il filo. Credo di non averlo fatto per l'altro bollerino, però dai, facciamo una cosa diversa. Allora, taglio questi 2 fili, anche se avrei potuto lasciare il drago, ma non importa. Giro il mio lavoro e prendo la tonalità numero 7. Accosto le 2 varianti, possiamo fare per comodità un cappio per facilitare questo passaggio alle principianti. Tiriamo fuori il cappietto. Ci agganciamo intanto con una catenella, i fili ce li possiamo portare anche qui, in questo modo li lavoriamo e iniziamo con il punto Prada, composto in questo caso da un punto basso e 2 catenelle. Ripetiamo nello stesso punto i 2 punti alti. E ricominciamo lavorando un punto basso, nel punto basso le 2 catenelle e i 2 punti alti sempre nello stesso punto. Uno e 2.
molto 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 semplice davvero, è d'effetto, guardate, cioè meraviglioso. Io adoro questa combo filati colori. 1 2 punti alti e continuo così anche per questa quinta riga. Dopo averla terminata girerò il mio lavoro e lavorerò gli archetti con i punti bassi e ripeterò sempre lo stesso procedimento. Proprio come ho fatto per il primo bolerino, ogni 4 righe alternerò i colori. Una volta che ho terminato la prima sequenza di colori, ricomincerò da capo per un'altra sequenza colori. Considerate che ogni blocco di colore è costituito da 4 righe. I blocchi sono 8, dovremmo avere un totale di 32 righe alternate. Se come me volete realizzare un bolerino, coprispalle, scaldacuore, insomma, viene chiamato in tanti modi questo capo. Se lo desiderate più lungo andrete avanti con le righe, ma sappiate che 4 gomitoli di sira e di drago non basteranno. Dunque insieme abbiamo lavorato esattamente le prime 4 righe e la quinta l'abbiamo lavorata insieme per poco, ma possiamo continuare da sole. Non appena termino la colorazione numero 7, procederò con la colorazione numero 30, che in questo caso sostituisce questa tonalità colore. Subito dopo utilizzerò la tonalità più chiara, che nel mio caso è numero 5 e che di conseguenza sostituirà questa qui in beige, ma volendo potreste sfalsare i colori. Terminate le 32 righe alternando i vari colori utilizzati, questo sarà il risultato. Le misure finali saranno 44 cm per un'altezza da 32. Vi ripeto, se volete il progetto più lungo andrete avanti con le righe, potrete fare anche un terzo blocco. Sempre con lo stesso colore vado a rifinire la zona superiore. Faccio una catenella, giro il mio pannello, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Quando devo lavorare le catenelle non entro all'interno dell'archetto e faccio 2 punti bassi, ma entro proprio nella catenella. Così prendo i 2 fili e chiudo. Magari prendo un uncinetto di mezzo punto più piccolo, tipo il 4,5, magari anche quello con l'impugnatura, mi inserisco qui facilmente. Vedete la differenza? Prendo il filo e chiudo. Poi ho il punto basso, faccio un punto basso. Catenella successiva, prendo entrambe le asole e faccio un punto basso. Ovviamente sto utilizzando un uncinetto più piccolo, quindi faccio questa operazione con una mano molto morbida, altrimenti vado a stringere di gran lunga la lavorazione. Invece no, facendo in questo modo ci ritroveremo anche sulla parte superiore 61 punti totali, proprio quelli iniziali. 60, 61esimo ed ultimo punto basso. Possiamo fare una catenella di sicurezza e tagliare i 2 fili. E un primo pannello è così pronto e rifinito. Adesso dobbiamo passare ai 2 pannelli che andranno sulla parte davanti. Bene, è super facile e veloce anche lì. Basta suddividere il pannello in 2 parti. Basta dividere 61 punti che abbiamo realizzato sul pannello dietro diviso 2 parti, abbiamo un numero di 30,5. Facciamo anche 31 più 31, 62 punti, quindi un punto in più rispetto al pannello dietro. Io per i 2 pannelli davanti preferisco aggiungere qualche punto in più. Infatti io andrò a realizzare 35 catenelle, che in realtà sono 33 più 1, mi raccomando, considerate sempre il multiplo di 3 più 1, come ho fatto qui per l'altro bolerino. Ho avviato 35 catenelle, la 35esima mi serviva per girare il lavoro e ritornare a punto basso per un totale di 34 punti. Dopodiché ho lavorato le prime 16 righe a punto Prada in maniera traforata e dalla riga successiva ho iniziato le diminuzioni andando a realizzare il secondo blocco, ma questa seconda parte la faremo insieme perché vi devo mostrare come andare a
diminuire i piccoli ventaglietti. Terminate le 16 righe totali con il punto Prada rivisitato, questo sarà il risultato. Momentaneamente siamo a 24 cm per 18 cm. Andremo avanti per altri 4 blocchi, ma nello stesso tempo elimineremo un motivo realizzando così delle diminuzioni. Ogni 2 righe eliminerò un piccolo ventaglietto, ma lo vediamo subito insieme. L'ultimo punto basso nell'archetto lo vado a chiudere inserendo anche il primissimo colore utilizzato. Nel frattempo la quarta variante posso pure tagliarla perché in questo momento non mi occorre. Quindi accosto tutti e tre i fili esattamente in questo modo senza fare alcun nodino, prendo tutto con l'uncinetto e faccio passare attraverso le asole, ho chiuso a punto basso. Dopodiché prendo tutti i fili, proprio tutti, e vado a fare una catenella. Adesso posso girare il mio lavoro e intanto andare a lavorare i primi ventaglietti. In questo momento ne ho esattamente 11, ne dovrò lavorare 10. Lavoriamo il primo, sempre allo stesso modo. Primo ventaglietto. Ok, decimo ed ultimo ventaglietto. 1 e 2. Vado a chiudere con un punto basso nel punto basso. E questa è la prima diminuzione a fine riga. Qui ci andava un ventaglietto, però ho fatto un punto basso per creare appunto lo scollo a V. Per continuare basta fare una catenella dal punto in cui mi trovo, girare il lavoro e andare a ripetere la seconda riga costituita da un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nella catenella. Quindi 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto e così via per tutta la riga. Quando termino questa riga andrò a ripetere la primissima fatta, ma questa volta non andrò a diminuire, andremo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto prima, lavoreremo sempre 10 motivi. Quando dobbiamo invece iniziare il secondo blocco in azzurro, lì faremo la diminuzione a fine riga proprio come abbiamo visto durante la primissima e ci ritroveremo con 9 ventaglietti. Poi ripetiamo sempre 9 ventaglietti e quando dobbiamo cambiare il colore diminuiamo un'altra volta. Forse è meglio che vi faccio rivedere così anche le principianti possono seguirmi. Dunque ho iniziato la terza riga con i ventaglietti, per adesso ne ho lavorati 8, 9, facciamo insieme il decimo. Faccio l'ultimo ventaglietto composto da un punto basso, 2 catenelle e 2 punti alti. Ecco qui. Vado a chiudere nel punto basso successivo, non potete davvero sbagliarvi. Ecco qui. Quindi ho sempre un totale di 10 ventaglietti, non più 11. Tra l'altro si nota anche qui che un motivo è andato via. Adesso vado a fare la quarta ed ultima riga con questo bellissimo colore e vado a ripetere la seconda. Un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto. Intanto continuiamo così e dopo vi mostro nuovamente la diminuzione. Però facciamo una cosa, termino la riga, cambio il colore come vi ho mostrato prima e ci vediamo direttamente a fine riga con questa variante. Ecco, ho lavorato i primi 8 ventaglietti con questo bellissimo azzurrino. Adesso vado a fare l'ultimo motivo esattamente qui, quindi il nono, e ho completato la mia riga e ho diminuito un'altra volta. Faccio le 2 catenelle, i 2 punti alti, nono ed ultimo ventaglietto, vado a chiudere la riga con un punto basso nel punto basso, per cui anche qui anziché andare a fare l'altro ventaglietto ho chiuso la riga facendo così un'ulteriore diminuzione. Posso fare la catenella, girare il mio lavoro e andare a lavorare gli archetti. Terminata anche questa
quinta riga, terminata anche la sesta riga, iniziamo la settima riga con i ventaglietti, lavoreremo sempre 9 ventaglietti e di nuovo riga con gli archetti con l'azzurrino, e poi quando andremo a cambiare nuovamente il colore effettueremo un'ulteriore diminuzione, passando così ad 8 motivi. Con l'ultimo cambio colore avremo un totale di 7 motivi. Una volta terminate tutte le righe, questo sarà il risultato. Adesso non dobbiamo fare altro che rifinire la zona superiore e ci ritroveremo esattamente a 22 punti bassi. Lo facciamo subito. Come al solito utilizzo l'uncinetto numero 4 per essere più precisa. Catenella, giro il mio lavoro, nel primo punto basso faccio un punto basso sempre con lo stesso colore, nelle 2 catenelle vado a fare un punto basso entrando proprio nella catenella. Nella catenella successiva ripeto un punto basso successivo, un punto basso e ripeto un punto basso in ciascuna catenella, 1 e 2, un punto basso nel punto basso. Procedo fino a terminare tutti i punti. 21esimo punto basso, 22esimo ed ultimo punto basso nell'ultimo punto. Adesso facciamo una catenella e lasciamo il filo proprio qui agganciato. Terminato il primo pannello davanti, andremo a realizzare la seconda metà esattamente seguendo lo stesso procedimento, lo stesso schema. Ecco qui abbiamo realizzato uno scollo perfettamente a V, molto carino. Bene, adesso prendiamo il pannello dietro e metà pannello davanti e andremo a cucire esattamente 22 punti. Vado a rifare la catenella, entro esattamente nel primo punto e nel primo punto di 22, prendo il filo e vado a cucire a punto basso. Entro nel punto successivo prendo il filo, secondo punto basso e procedo fino ad avere un totale di 22 punti bassi. 3, 22esimo punto basso, perfetto, avete visto, abbiamo cucito la zona superiore. Ora facciamo una catenella di sicurezza, stringiamo bene, chiudiamo il lavoro e il filo in eccesso lo facciamo passare tra i punti bassi andandolo così a bloccare. Io faccio esattamente in questo modo direttamente con l'uncinetto, quindi entro e tiro fuori, entro e tiro fuori, entro e tiro fuori finché non lo blocco tutto. Sul dritto poi questo sarà il risultato. Ripeterò la stessa operazione chiaramente dall'altra parte, però da questa parte ci dobbiamo agganciare con il nuovo filato. Vi mostro questo passaggio. Quindi indipendentemente dal dritto dal rovescio noi dobbiamo mettere il pannello esattamente in questo modo, in modo da avere lo scollo. Qui non è necessario andare a contare i punti perché partiremo esattamente da destra, se come me lavorate da destra. Intanto mi aggancio primo punto con primo punto, questa coda cerco di lavorarla così la elimino fin da subito. Prendo i 2 fili, potete fare anche un cappio, tirate fuori e agganciate con una catenella, sempre nello stesso punto. Andiamo a fare un punto basso e da qui iniziamo a contare 1, 2, 3, con terzo punto, e così via finché non blocchiamo anche qui i 22 punti bassi. Catenella di sicurezza, stacchiamo i 2 filati e li andiamo a nascondere tra i punti bassi lavorati. Adesso step successivo, semplicissimo, giriamo il nostro lavoro e andiamo a realizzare il nostro giro manica che coinciderà esattamente con la circonferenza del nostro braccio, quindi andate a misurare quello e in base ai centimetri sviluppati li riportate sul progetto.
io lascerò esattamente 15 cm, proprio come ho fatto per l'altro progetto. Guardate, siamo a 15 cm. Andrò a cucire questa zona qui che equivale a 21 cm. La circonferenza del braccio può oscillare tra i 16 e i 17 cm, che sommati ai 16-15 cm dell'altra metà saranno 32, 34, 30 cm. Non ho ancora girato il lavoro, mi ritrovo sempre sulla parte del rovescio. Andrò a fare questa operazione soltanto con il filato drago e con l'uncinetto numero 3,5. Ho segnato questo punto col marker perché inizierò la cucitura esattamente dalla 13ª riga. La 13ª riga, contando dall'alto, equivale alla riga con punto basso e catenelle. Mi inserisco sul lato opposto, chiaramente. Prendo il filato drago, possiamo fare anche un cappio, perché no? Lo facciamo passare attraverso i punti e intanto blocchiamo con una catenella. Sempre nello stesso punto andiamo a lavorare un punto basso e poi lavoreremo un punto basso in ciascun punto. Ci ritroveremo in questa riga un punto basso con la catenella e nella riga successiva ci ritroveremo il punto basso. Andremo a lavorare esattamente un punto basso in ciascun punto. Qui per esempio entro nella catenella, prendo il filo, un punto basso. Qui entro nel punto basso, un punto basso, davvero semplice. È possibile fare questa operazione anche con ago e filo. Io preferisco farlo all'uncinetto per questioni di tempo. Continuerò così fino alla fine. Quando vado a bloccare le ultime 2 catenelle finali, ultimo punto basso, catenella di sicurezza, e vado a nascondere il filo tra i punti bassi proprio come vi ho mostrato sulla zona superiore. Fatto questo, ripetiamo lo stesso lavoro anche dall'altra parte. Terminate le cuciture, possiamo andare a capovolgere il nostro lavoro, riportare tutto sul dritto. Abbiamo realizzato il nostro giro manica da una parte e dall'altra parte. Adesso possiamo procedere sia con la realizzazione delle 2 maniche che con il giro di rifinitura e nello stesso tempo andare a realizzare 2 laccetti per chiudere il progetto. Volendo potreste inserire anche dei bottoncini proprio in questa zona, magari applicarne anche 3 o anche 4. Questo è il risultato della cucitura sulla parte esterna. Non si vede praticamente nulla, sembra un unico lavoro. Con il lavoro sul dritto parto esattamente da qui, così vediamo subito come andare a rifinire questa zona e poi ripetiamo dall'altra parte. Vado a rifinire con questa bellissima variante verdina. Uncinetto di lavorazione per adesso numero 5. Vado a fare un cappio sempre per comodità. Mi inserisco in una catenella qualsiasi, anche questa. E blocco il tutto con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Punto successivo, un punto basso e lavoro le code dietro. Punto successivo, un punto basso. Punto successivo, un punto basso. E quando mi ritrovo nell'ultimo punto all'angolo vado a lavorare 3 punti bassi. 1, 2 e 3 e vado a definire tutta questa zona. Poi abbiamo le diminuzioni, ma niente panico perché è molto semplice. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4.
lavorerò 4 punti per ciascuna riga. Durante il primo blocco ho lavorato 5 punti perché, se vi ricordate, oltre alle 4 righe abbiamo la riga a punto basso iniziale, quindi ci sta. Ora per l'ultima volta 1, 2, 3, quarto ed ultimo punto basso. Attenzione, qui andrò a creare il primo laccetto andando a realizzare esattamente 36 catenelle. 3, 4, 5, 6, 35, 36esima e ultima catenella. Dopodiché ritorno esattamente a punto bassissimo a partire dalla seconda catenella. In questo modo mi ritroverò con 35 punti. 3, 4, 5, 35esimo ed ultimo punto bassissimo. E voilà! Fatto questo, cosa facciamo? Abbiamo subito dopo l'archetto, andiamo a fare 2 punti bassi. 1 e 2. Per ciascuna riga di diminuzione, ogni qualvolta incontriamo il punto normale, andiamo a lavorare un punto basso, come in questo caso, 2 e anche in questo terzo. Quando incontriamo l'archetto di 2 catenelle, andiamo a lavorare semplicemente 2 punti bassi. Poi qui abbiamo un punto basso, qui abbiamo di nuovo l'archetto, quindi 2 punti, 1 e 2, un punto basso e qui anche un punto basso e nell'archetto delle 2 catenelle 2 punti bassi. È davvero semplicissimo, non facciamo altro che accentuare queste scalette. Mi ritrovo sulla zona delle 2 righe a punto basso, anche qui un punto basso in ciascun punto sottostante. 1, poi mi ritrovo i punti bassi, un punto in ciascun punto, e quello che abbiamo fatto da quest'altra parte insieme lo dobbiamo ripetere in maniera opposta dall'altra parte, nulla di più, nulla di meno. Mi ritrovo nuovamente sulla zona delle 2 righe a punto basso, dove abbiamo esattamente cucito un punto in ciascun punto. Qui iniziano le righe di lavorazione, un punto in ciascun punto per un totale di 4 e così via sulla zona delle diminuzioni. Quando arriviamo esattamente a questo punto avvieremo 36 catenelle, poi 35 punti bassissimi, proseguiremo lavorando i 4 punti per ciascun blocco, tranne che nell'ultimo, dove ne faremo 5, e nel punto dell'angolo 3 punti bassi. Poi qui ci ritroviamo tutti i punti bassi, lavoreremo un punto basso in ciascun punto finché non arriviamo esattamente alla catenella iniziale. Ci vedremo direttamente qui. 1, 2, ok, terminato il giro, stacco i 2 fili, sfilo e mi aiuto con un ago. Vado a realizzare l'asola alla catenella, in questo modo non si vedrà il punto di chiusura. E voilà, non mi rimane che andare a nascondere l'eccesso. Bene, questo qui poi sarà il risultato. Qui possiamo fare anche un bel fiocchetto ed il gioco è fatto, oppure applicare dei bottoncini come vi dicevo prima. Volendo potreste rifinire il giro manica, lasciare il progetto in questo modo e trasformare il progetto così in un gilet e renderlo, diciamo, un po' più estivo. Andiamo a realizzare la prima manica. Inizio esattamente con la prima variante e questo è il terzo gomitolo di drago che sto utilizzando. Dunque sul giro manica dobbiamo avere un multiplo sempre di 3 perché andremo a riprendere il punto Prada rivisitato in maniera traforata. Possiamo benissimo agganciarci qui, porto fuori 2 fili e mi aggancio con una catenella. Sempre nello stesso punto faccio un punto basso e vado a lavorare un punto basso in ciascun punto.
quindi 4, 5, 6, 38, 39esimo punto. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso e facciamo una catenella. Quindi intanto ho rifinito con il primo giro a punto basso. Ora bisogna lavorare comunque non necessariamente 39 punti, ma un punto in ciascun punto. L'importante è che vi ritrovate un multiplo di 3, perché adesso andiamo ad eseguire nuovamente il punto basso con le 2 catenelle. Sempre nello stesso punto lavoreremo 2 punti alti, salteremo 1-2 punti e dal terzo punto ripartiamo con un punto basso, 2 catenelle, 2 punti alti, 1 e 2. E così via. Ovviamente quando andremo a realizzare le 2 maniche non faremo più una lavorazione in righe di andata e di ritorno, ma faremo una lavorazione in tondo. Ma tranquilli, perché non cambia nulla. Una volta fatti tutti i ventaglietti sul multiplo di 3 ci avanzeranno chiaramente 2 punti. Qui ho fatto l'ultimo ventaglietto, 1-2 punti. Andremo sempre a chiudere nell'archetto delle 2 catenelle con punto bassissimo e la seconda riga fatta di archetti la faremo esattamente in questo modo: catenella, sempre nello stesso archetto un punto basso, 1-2 catenelle, passiamo alle 2 catenelle successive, un punto basso e quindi 1, 2, un punto basso, 1, 2, un punto basso nell'archetto successivo. Quando terminiamo questo secondo giro andremo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso realizzato e da qui partiremo con l'altra serie di ventaglietti. Molto semplice. Quindi continuiamo in questo modo per questo secondo giro, tralasciando quello a punto basso, e per altri 13 giri per un totale di 15 giri. Dal giro successivo, dal 16esimo, inizieremo ad aumentare per conferire alla nostra manica questa sorta di forma a campana. Bene, ho terminato le 15 righe normali alternando i colori. In realtà ho anche lavorato la 16esima riga con gli archetti. L'ho iniziata perché in realtà dall'inizio fino quasi alla fine non c'era qualcosa di nuovo da mostrarvi, ma prima di andare a chiudere il giro dobbiamo andare a realizzare almeno un aumento per far sì che la manica risulti un po' a campana verso la fine. Quindi cosa bisogna fare durante il 16esimo giro? Punto basso con gli archetti. Quando si arriva alla fine, quindi si deve andare a chiudere a punto bassissimo nel primo punto, si va a realizzare un altro archetto, quindi 2 catenelle. Se fosse un giro normale andremo direttamente a chiudere, ma andiamo a realizzare un punto basso tra un ventaglietto e l'altro, esattamente qui. Poi realizziamo nuovamente 2 catenelle e andiamo a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo. Quindi l'ultimo ventaglietto del giro successivo non verrà lavorato qui, ma ne aggiungeremo un altro lavorandolo appunto nell'ultimo punto basso che abbiamo appena realizzato. Dobbiamo ripetere questo giro per altri 3 giri, proprio come ho fatto per quest'altro progetto. I ventaglietti in più sono esattamente questi. Quindi dobbiamo andare avanti con la lavorazione per altri 7 giri. Ora, perché vi dico questo? Perché visto che 2 progetti sono uguali, vorrei differenziarli un po' appunto con la manica. Quindi questo lavoro non lo farò sul bolerino fatto insieme, lo lascerò esattamente così, a manica corta. In realtà avrei potuto fermarmi già ai primi 2 blocchi, però mi piaceva l'idea di portare coerenza dei colori anche sulle 2 maniche e quindi ho continuato per un totale di 16 giri senza aumenti, per cui per questo progetto in azzurro avrò una manica da 16 cm, mentre per l'altro realizzato tanto tempo fa 26 cm. Ora, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, non è male nemmeno l'idea di avere un bolerino a manica corta, quindi io lo lascerò proprio così. In questo modo potrò sfruttarlo ancora di più, anche se comunque ci sono 10 cm di differenza, non è che chissà che cosa. Disfo l'aumento, 2 catenelle,
stacco il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Molto semplice. Terminerò i giri con gli archetti, così chiudiamo un po' di ventaglietti, e voilà, questo qui è il risultato del progetto una volta terminato. Sicuramente darò una stiratina giusto per eliminare queste orecchiette che si formano qui all'angolo, ma è del tutto normale. Quando stirate un capo, mi raccomando, mettete al di sopra della stoffa in cotone e poi col ferro da stiro andate a stirare, altrimenti la lavorazione potrebbe danneggiarsi. Qui abbiamo le manichette, ho ripetuto lo stesso lavoro, che dire, molto bello. Credo che sfrutterò entrambi i progetti, anche se simili sono un po' diversi. Questo è ciò che mi rimane dai 4 gomitoli di Sira, che sono sufficienti per andare a realizzare gli altri giri sulle 2 maniche. Ovviamente io mi sono fermata e quindi mi sono avanzati, mentre per l'altro progetto mi è avanzato giusto un po' di filo della stessa quantità di questo che ho in blu. Per quanto riguarda il drago, ne ho utilizzati esattamente 3 gomitoli e questo è ciò che mi rimane: 3 gomitoli da 50 grammi più 4 gomitoli da 50 grammi, tutto per una taglia S. Per ogni taglia in più magari calcolate un gomitolo per colore in più. Amiche ed amici, cambio look repentino, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto ed il video vi siano piaciuti, fatemelo sapere come sempre con un bel commento e con un pollice all'insù. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento potete contattare benissimo il numero WhatsApp dell'azienda Borgo dei Pazzi Firenze, loro saranno lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Vi lascio il codice sconto, il coupon e tutti gli indirizzi utili come sempre sotto al video nel box informazione e anche come primo commento in evidenza, così non vi sfuggirà nulla. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento a lunedì con il nuovo progetto, il crop realizzato con il filato Giza, quindi non potete assolutamente mancare. Alla prossima, un bacino a tutti!